nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Io tutte le volte che sento questa sigla vorrei sentire tutta la canzone, lo sai. Anche io. Talmente, Infatti ho difficoltà a introdurre dopo questa canzone perché è molto talmente emozionante. bella. Bella. Allora Lidi, Allora, oggi parliamo di Simone, un ragazzo con Sì. la passione per lo sport sin da piccolo. E Simone è nato a Sassari ed è cresciuto nel mondo, se così si può dire, perché ha fatto tantissime esperienze all'estero per prepararsi come allenatore, preparatore atletico, che è appunto il suo sogno di bambino. Dopo tanto viaggiare però decide di ritornare in Sardegna, dove apre uno studio di personal training. Poi arriva la pandemia e, come sappiamo, il lockdown e quindi tutte le chiusure. Quindi Simone, come tantissimi altri ragazzi e ragazze, si è trovato a dover chiudere l'attività. Quindi, come già abbiamo detto anche altre volte, questi famosi periodi di stallo possono Certo. essere sia dei momenti di grande sconforto, ma anche dei momenti di grande creatività in cui qualcuno prova e cerca di reinventarsi. Simone è riuscito a reinventarsi in qualche modo, poi vedremo come, non svelerò troppo, ma la sua storia sicuramente può dare grande ispirazione a ragazzi e a ragazze che sono nella sua stessa condizione e secondo me riesce anche a cambiare un po' il modo di narrare l'immaginario sui ragazzi che lasciano il sud Certo. e vanno a fare nuove esperienze, perché in realtà quello che non si dice mai è che poi tanti partono, è vero, ma tanti sognano anche di tornare per mettere al servizio della propria terra quello che hanno imparato fuori. giustissimo, Quindi, sentiamo. La storia siete voi. Simone nasce 38 anni fa a Sassari, dove trascorre l'infanzia e l'adolescenza dedicandosi allo sport, la sua più grande passione. Prima in strada con gli amici e poi, in maniera più strutturata, attraverso la scuola e le associazioni sportive. Fin da piccolo ha le idee chiare sul suo futuro. Da grande vuole allenare sportivi professionisti e così, con la determinazione e la tenacia di chi insegue il sogno della propria vita, sapendo che i traguardi si raggiungono senza fretta ma anche senza sosta, inizia a costruire la sua carriera in giro per il mondo. Complice il lavoro all'estero dei genitori, spesso fin da piccolissimo insieme alla sorella, trascorre lunghi periodi nel sud-est asiatico. Viaggiare e praticare sport sono una costante nella sua vita. Simone si iscrive alla facoltà di scienze motorie e sportive e durante il periodo universitario aderisce al progetto Erasmus in Portogallo e dopo la laurea vola in California per un tirocinio. Quando torna a Roma si aprono per lui scenari importanti dal punto di vista lavorativo, complice un po' di fortuna ma soprattutto la motivazione a voler fare sempre di più. Prima il tirocinio nella prima squadra del Real Madrid con Raúl, Cannavaro e Robinho, poi il corso allenatori a Coverciano, il ritorno a casa dove segue il Cagliari Calcio in Serie A come responsabile del recupero infortuni prima squadra e ancora in Australia con il Melbourne City. Dopo tutte queste esperienze vissute all'estero, nel 2015 Simone decide di ritornare a casa, in Sardegna, per dedicarsi al settore sportivo e del benessere come libero professionista. Nasce così, dopo 2 anni, uno studio di personal training e rieducazione posturale. L'arrivo della pandemia e delle chiusure imposte dal lockdown, però, lo obbligano a chiudere l'attività. Se è vero, come si dice, che le cose belle sono destinate a finire, è altrettanto vero che chi guarda al futuro non smette mai di sognare, ci prova sempre e non molla. Adesso sentiamo la seconda parte della storia di Simone e dopo Simone sarà al telefono con noi. La storia siete voi. Simone lavora come docente universitario presso la Facoltà di Medicina dell'Ateneo di Cagliari. Qui entra in contatto con giovani specialisti delle scienze motorie che gli danno l'impulso di dare vita a un progetto che ha in mente da un bel po'. Il suo obiettivo è quello di portare anche in Sardegna i modelli virtuosi che ha avuto modo di conoscere all'estero, quelli che promuovano salute e stili di vita sani attraverso lo sport e l'attività in ambiente naturale. L'università sforna ogni anno decine di ragazzi preparati, che però sono costretti ad emigrare per lavorare, proprio come è successo a lui. Da questa idea prende forma l'ASD Sport Re-Education Club, per dare la possibilità ai ragazzi di esercitare la propria professione nel territorio.
Il club di Simone accoglie giovani ragazzi sardi, tutti laureati in scienze motorie, con estrazione sportiva e culturale trasversale, ma non solo. Tra gli associati c'è anche Yaya, un giovane calciatore della Nuova Guinea, ospite del centro per minori stranieri non accompagnati di Bonorva. Per Simone lo sport è anche veicolo di inclusione e prima di essere un centro sportivo, il suo club è soprattutto una famiglia. È proprio da questo spirito familiare che nasce un altro progetto ambizioso dalla mente instancabile di Simone, una Coach Academy che segue ragazzi una volta usciti dall'università per aiutarli a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. La sinergia tra giovani talenti e amore per il territorio che ha sempre caratterizzato l'ambizione di Simone si concretizza poi in un progetto patrocinato dalla Regione Sardegna che documenta e promuove le eccellenze del territorio sardo. Laboratori del formaggio, della pasta, del pane e attività a contatto con la natura permettono ai ragazzi di riscoprire stili di vita tuttora perfettamente conservati in alcune realtà dell'entroterra sardo, scoprendo un nuovo concetto di benessere legato all'amore e alla scoperta del territorio. In un momento storico particolare come questo, Simone riesce a fondere le esperienze tecniche con quelle umane, realizzando un sogno che cambia un mondo in continua trasformazione. La storia di Simone che abbiamo al telefono. Ciao Simone! Pronto? Ciao, buonasera a tutti, grazie Buonasera. per avermi coinvolto. Buonasera a voi. Buonasera. Grazie a te per aver raccontato la tua storia, Simone, lo diceva prima Lidia Adesso è introducendola. contento? È una storia di passione, una storia di emozione. Alla fine girare il mondo e poi tornare nella propria isola è qualcosa di... Sì. Io lo chiamo un privilegio. Poi Ma voi noi- siete persone di mondo, avete fatto tante esperienze. Ma che di quindi mondo? per me- Però è così, è proprio così. No, però lo è un privilegio perché per uno che torna molti poi non riescono neanche a tornare a casa perché poi ovviamente la vita li porta su altri binari e magari appunto andando all'estero poi... Qual è stato il momento che l'hai reputato più fortunato? Quando mi hanno chiamato a lavorare con Real Madrid, quando avevo soli 24 anni, ero al primo anno della specialistica a Roma con il mio professore Walter Di Salvo, che è una vecchia conoscenza della Lazio per tanti anni, e quindi da lì ho capito che la mia carriera doveva calcare i campi di calcio nel settore professionistico. Bello, Poi ho bello. voluto comunque fare esperienza in quel ruolo, ma poi l'attrazione dell'isola, un po' come la saudade per i brasiliani o il mal d'Africa, Certo. mi ha riportato in Sardegna. Ma se lei rinascesse rifarebbe tutto così? È una domanda che mi sono fatto in tanti anni e adesso che insegno all'Università di Cagliari, all'Università di Scienze Motorie, dico sempre agli studenti che hanno veramente davanti a sé il mondo, per cui possono andare via dalla Sardegna quando vogliono, ma dalla Sardegna si va via perché realmente non ci sono altre possibilità. In realtà la Sardegna ha tanto da offrire, purtroppo in questo momento con la pandemia sono venute meno tante certezze, però è un'isola che può dare tanto e soprattutto noi sardi abbiamo tante opportunità con in Sardegna e a volte andiamo fuori a emigrare quando invece in Sardegna si possono fare ancora tante cose, quello sì. Mamma. Che è un po' quello che stai facendo tu adesso. Vero. Che è quello che sto cercando di seminare con grande fatica. Voi sapete che la Sardegna, oltre a essere bella, ha un terreno molto arido, quindi per seminare significa che bisogna zappare forte. Ed è Certo. quello che sto provando a fare. Noi siamo comunque un'associazione appena nata, stiamo cercando di promuovere gli stili di vita attivi, l'esercizio Sì, però fisico. attento, è appena nata, voi ci avete dalla vostra l'entusiasmo, che è una Esatto. cosa importantissima. Simone, c'è un sito? Sì, noi abbiamo un sito internet che in questo momento è appoggiato al mio personale, che è simoneripamonti.com/src, che è l'acronimo di sport, rieducazione e consulenza. Livia. Grazie. Anche a te simoneripamonti.com/src. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera.
è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi questo piatto di grano.